Sai qual è la frase che più mi manda in tilt quando parlo con le persone? È quando mi dicono: tu vuoi sempre avere ragione. Appena la sento, è come se qualcosa nel mio cervello si chiudesse. Non sono più disponibile ad ascoltarti. Come se tutto quello che stessi cercando di dirti venisse cancellato. E non importa quanta calma io ci stessi mettendo, non importa quanto io fossi aperta a un dialogo e a vedere se ho effettivamente torto. Mi basta sentire quella frase e questa conversazione non ha più senso. Perché tu in primis hai smesso di ascoltare me. E spesso è strano perché magari non avevo nemmeno intenzione di aver ragione. Nella mia testa non stavo nemmeno discutendo su qualcosa, ma stavo magari cercando di capire meglio il tuo punto di vista. Magari stavo semplicemente parlando. Stavo spiegando che cosa vedo io, che cosa sento io. Ma quella frase ha un effetto del tipo: fine della conversazione, non ho più voglia di sentirti. Come posso avere torto se ti sto spiegando una mia emozione? Ovvio che voglio aver ragione su una mia emozione, su un mio sentimento. Oggi vorrei parlare di questo tema, più che altro perché mi è successo di recente. Mi ha lasciato questa sensazione strana addosso e ho bisogno un po' di parlarne. Ed è un misto tra frustrazione e dubbio. Cioè, davvero voglio sempre aver ragione o è una cosa che gli altri proiettano su di me? Non so se si sentono, ma ci sono gli uccellini fuori. Ma che cosa fanno tutti davanti alla porta? Aspetta. Poi sarà un casino rimettere giù il telefono, però altri volano in giro. Che figata è questo posto comunque. Sono nella periferia di Abu Dhabi, in un hotel resort che è in mezzo al deserto ed è bellissimo. Non ci sono rumori, non c'è niente. Bellissimo. Beh, a parte gli uccellini, quello si sente. Vabbè. Comunque, quando stavo parlando con questo mio amico e ha usato la carta e tu vuoi sempre aver ragione, mi è venuto in mente, ma anch'io lo dico? Anch'io faccio così? Cioè, sicuramente altre volte nel mio passato ho detto anch'io a qualcun altro: vuoi sempre aver ragione. Ma perché? Perché lo facciamo? Perché diciamo alle altre persone vuoi sempre aver ragione? È perché ci dà fastidio che qualcuno sia così convinto delle proprie idee? E quindi perché è così difficile mantenere una conversazione senza vederla come una gara? Comunque hanno iniziato a far casino adesso, Prima sti bastardi non facevano niente, erano zitti. Oh! Oggi vorrei ragionare su queste motivazioni. Come sempre non ho risposte definitive. Ma magari mentre ti parlo di queste cose ti rivedi in qualcosa di quello che dico e puoi darmi anche tu degli spunti in più nei commenti. Intanto parto da me stessa e voglio appunto parlarti di cos'è successo con questo mio amico che lo ha portato a dire vuoi sempre aver ragione. Stavamo parlando in un ristorante, stavamo discutendo e in realtà stavamo parlando anche di un tema abbastanza complesso che è quello del una donna deve guadagnare meno del suo partner e stavamo cercando appunto di parlarne. Questo mio amico era dell'idea che la sua partner deve guadagnare meno di lui, altrimenti non si sente abbastanza bravo, non si sente abbastanza. E io gli stavo facendo domande per cercare di capire perché lui si sentisse così. Non stavo mettendo in discussione, anche se potrei mettere in discussione questo tipo di pensiero, però volevo più che altro capire perché lui si sentisse in dovere di essere quello che guadagna di più. E continuavo a fargli domande, probabilmente sbaglio anche io il mio modo di fare domande perché magari è un po' troppo incalzante e lui si è sentito attaccato. Al che a una certa mi fa: basta Giulia, tu vuoi sempre aver ragione. Ma su cosa? In questo caso non c'è nulla su cui aver ragione. In questo caso volevo soltanto cercare di capirti meglio. Quindi ho chiuso la conversazione lì, non ho continuato perché ho detto ho toccato dei punti che forse non andavano toccati. E quindi mi sono immobilizzata, un po' per rabbia, sicuramente all'inizio un po' di rabbia perché dicevo, ma scusami, perché devi trattarmi così? Sto cercando di capirti, sto cercando di ascoltarti e mi dici semplicemente che voglio aver ragione. E mi ha dato fastidio perché il mio obiettivo non era assolutamente quello di avere ragione, ma volevo cercare di fargli capire come questo suo ragionamento potesse avere qualcosa di più profondo sotto. Che mosca intorno. Zio Pino. E la cosa peggiore è che da lì la conversazione si è spenta, perché uno dei due si sente attaccato e si chiude e quando ci chiudiamo smettiamo di capire o di voler ascoltare gli altri. Poi però ovviamente, come al mio solito, ho cominciato a farmi 1000 domande e quindi ho cominciato a chiedermi, ok, magari forse sul momento sto insistendo troppo, forse le mie domande erano un po' troppo incalzanti, quindi magari non gli stavo lasciando abbastanza spazio, magari le domande che facevo erano troppo filtrate,
dal mio punto di vista. Magari non stavo ascoltando abbastanza. E quindi allora ho cominciato a cercare di notare le volte in cui faccio fatica a cedere in una conversazione. Tutte le volte in cui mi attacco ad un'idea, ad un concetto, perché forse così mi sento un po' più sicura. Perché sento come se l'altro ha ragione su questo mio ideale, su questo mio valore magari sbagliato, allora io perdo qualcosa. Qualcosa nel quale prima mi riconoscevo, adesso è sbagliato. E quindi perdo un pezzetto di me. Un po' troppo catastrofico, forse. E questo pensiero infatti mi ha colpito mentre scrivevo il testo di questo video e ragionavo su questo concetto. Mi sono bloccata e mi sono detta, perché sento di aver perso qualcosa se l'altro ha ragione? Magari semplicemente sono cresciuta, magari semplicemente ho cambiato il punto di vista. Non l'ho perso, l'ho cambiato. Perché deve essere hai ragione tu, sei giusto tu, sbaglio io, sono uno zero? Perché non può essere il tuo aver ragione è un qualcosa di aggiuntivo che ottengo io? È come se tu avessi fatto il ragionamento per me. Ho sbagliato, grazie per il pensiero. E la verità è che più ci penso, più mi rendo conto che ci sono motivi abbastanza naturali del perché si vuole aver ragione, perché si vuole vincere. Alcuni sono completamente automatici, cosa un po' da psicologi. Ho fatto anche un paio di ricerche e a quanto pare entrano in gioco alcune tematiche come il bias da conferma, ovvero il nostro cervello cerca automaticamente di avere conferme in quello che crede, cerca di avere conferme delle sue convinzioni. Cioè, se io per esempio credo che le persone con gli occhiali siano più intelligenti, comincerò a notare sempre di più esempi in cui questo ha senso, in cui questo è vero. E questo meccanismo lo applichiamo a tutto, alle idee, ai gusti, alla politica. E questo quindi ci fa continuamente rivedere cose che confermano il nostro punto di vista e ci fa credere sempre di più che abbiamo ragione. O comunque, in un certo senso, cerchiamo di aver ragione, perché vogliamo avere la conferma, perché è più tranquillizzante, o semplicemente perché è la cosa a cui pensiamo. E poi c'è un altro punto, forse un po' più emotivo. L'ho un po' accennato prima, ovvero spesso le nostre idee sono quello che ci definiscono, o quello che pensiamo ci definiscono. Quello che pensiamo ci definiscano. Quindi nel momento in cui le mettiamo in discussione, è come se stessimo mettendo in discussione alcune parti di noi stessi. Se io ho sempre detto mi fa schifo andare in montagna, non mi piace, poi mi obbligano ad andare a camminare e mi rendo conto che forse, sai, mi piacciono gli uccellini che cantano, mi piace il fresco, mi piace tutta l'erba attorno. Allora forse ammetterlo toglie qualcosa della mia identità. È come se mettessimo in crisi noi stessi. E quindi chi sono io? E quindi ci aggrappiamo alle idee, alle convinzioni, anche quando non servono più, anche quando non ci vanno più bene. E poi mi sono chiesta, ma io da dove ho preso questa convinzione di voler aver ragione? E mi sono venute in mente tutte quelle volte in cui ero magari a cena di Natale. Ok, immaginati questa scena. Cenone di Natale, se sei in una grande famiglia o anche piccola in realtà, in qualsiasi se hai un nucleo familiare, a cena di Natale c'è sempre qualcuno che parla di politica. C'è sempre qualcuno che parla anche semplicemente della società. E sempre parte una discussione. Parte sempre, sì, il capitalismo ha fallito. E io mi sono resa conto che quando succedeva nella mia famiglia, io stavo lì e ascoltavo e cercavo di guardare la dinamica e molto spesso le persone si urlavano contro, si parlavano sopra e poi alla fine magari quello che faceva la battuta più divertente riguardo al tema era quello che vinceva, perché riusciva a chiudere tutti quanti facendoli ridere. E quindi forse da queste primissime discussioni che ho imparato che avere ragione significa valere di più, essere più credibile, essere rispettata. E quindi sì, forse ho portato quella cosa anche nelle mie conversazioni da adulta, solo che ora mi rendo conto che non funziona, perché non è così che sia una vera e propria conversazione o una discussione, perché più insisto su spiegare le motivazioni del mio punto di vista, più insisto nel
argomentare il mio punto di vista, più l'altro si può sentire schiacciato e quindi può voler smettere di parlare con me. E quindi mi chiedo, e se quella persona smette di voler parlare con me, che senso ha avuto voler avuto ragione? Aver voluto ragione. Sono le 8 di mattina. Ho provato a pensare alle volte in cui io ho detto vuoi sempre aver ragione. E così ho capito che forse dietro la frase vuoi sempre aver ragione c'è un bisogno dell'altro, un bisogno di essere ascoltato, un bisogno di essere capito, un bisogno di silenzio e attenzione verso le parole dell'altro. Perché questo è quello che avrei voluto io, nel momento in cui ho detto vuoi sempre aver ragione. È come se quella frase volesse dire troppo, lasciami dello spazio per argomentare. Adesso stai trasformando questa conversazione in un qualcosa in cui non ho spazio. Quindi forse la vera risposta al vuoi sempre avere ragione non è vero, non voglio aver ragione, ma è un ok, spiegami cosa intendi tu, spiegami, ti lascio lo spazio, dimmi, ti ascolto. E forse la conversazione riparte, non come prima, ma più vera e più onesta, perché invece che sentirci bloccati dalla frase vuoi sempre aver ragione, stiamo ascoltando il vero bisogno della persona, quello che veramente ci sta dietro. Ma è difficile e ci vuole sicuramente fatica e impegno perché vuol dire mettere da parte il proprio ego e dire ok, non è il momento di argomentare, di spiegarmi meglio, è il momento di ascoltare. Ovviamente non è così semplice, o almeno non sempre, perché a volte la persona dall'altra parte semplicemente non ha voglia di ascoltare o di ascoltare te e magari non è pronta al confronto, non è pronta ad aprirsi con te. E quindi quella frase è semplicemente un modo per dirti basta, non ho più voglia. E lì entra in gioco un qualcos'altro. Perché in quel caso è facile poter pensare no, dobbiamo finire questa discussione, dobbiamo capire, dobbiamo arrivare a un punto, Ogni tanto è importante, molto più importante che arrivare a una conclusione, capire quando è il momento di smetterla. Quando non ha più senso restare a cercare un dialogo ed è invece molto meglio lasciar perdere. E io sto sbagliando, perché molto spesso mi impunto e rimango e insisto perché voglio arrivare a una conclusione. Mi dà fastidio lasciare le cose aperte, mi dà fastidio. E quindi quando questo succede mi chiedo, lo sto facendo perché voglio avere un dialogo, una conversazione o perché voglio aver ragione? E questa domanda da sola cambia tutto. Una cosa che mi ha aiutato tantissimo in queste conversazioni ed è una frase molto banale ma estremamente potente in questa situazione è non lo so. Effettivamente dire ad alta voce sai, effettivamente non lo so, potrei avere torto, eh. Non ho sicuramente tutti gli elementi per sapere questo tema. Forse hai ragione tu. Forse dovrei informarmi meglio. E ogni volta che lo dico, qualcosa dentro di me si rilassa. Perché non è più soltanto non ho ragione, ho torto, ma è un non ho tutte le carte, che è estremamente naturale e umano. Non ho tutte le carte, non ho tutto sotto controllo per poter definire al completo questa situazione, questo tema. E quindi non lo so. Paradossalmente, quando mollo l'idea di aver ragione, che mi sento molto più in controllo. Perché non sto più cercando di proteggermi, ma sto cercando di connettermi con l'altra persona. C'è questa dinamica che mi ha fatto riflettere, ovvero se io penso di aver ragione e l'altra persona pensa di aver ragione, chi è che effettivamente ha ragione? E la risposta più onesta che sono riuscita a darmi è forse nessuno dei due, o forse entrambi, perché ci sono situazioni in cui la ragione, perché ognuno sta parlando della propria esperienza e non sempre le esperienze si incastrano tra di loro. Magari una cosa per me è super offensiva, ma per l'altro no. Per me arrivare in ritardo ad un appuntamento è dimostrazione di poco rispetto per l'altro. Magari per l'altro no, è normale. E allora invece che chiederci chi è che ha effettivamente ragione, forse dovremmo fermarci e chiederci che cosa ci sta dietro questo mio e suo bisogno. Da dove arriva? Che cosa nasconde? Che cosa mi ha portato a pensare in questo modo?
E quando una conversazione si trasforma su questo tema, arriva a questo livello, allora sì che diventa una vera conversazione profonda e interessante. Perché non è più una questione di chi ha ragione e chi ha torto, ma diventa una conversazione sullo scoprirsi. Perché sicuramente voler aver ragione è un modo per sentirsi al sicuro. Se ho ragione, allora non rischio il conflitto, non rischio di cambiare idea, non rischio di sembrare stupida, non rischio di essere abbandonata. Lo vedi il loop, lo vedi l'overthinking che... E quindi non vengo messa da parte, perché ho valore. E quindi mi proteggo, anche se non me ne accorgo, anche se all'apparenza può semplicemente sembrare che io sia molto convinta. Questo può succedere anche spesso nelle relazioni, perché se siamo in una discussione e voglio convincerti della mia visione, forse è perché ho paura se la pensiamo troppo diversamente, perché poi dopo ci allontaniamo, perché poi dopo mi abbandoni. E detto così fa un po' male, però fa capire quanto noi umani cerchiamo connessione con gli altri. Quello che ho capito è che la verità non è una sola e soprattutto nessuno ci obbliga a trovare questa verità. Possiamo anche parlare, ascoltare, dialogare senza dover effettivamente trovare chi ha ragione. Da parte mia io sto cercando di imparare a lasciare più spazio agli altri, dire più spesso dimmi di più, a non interrompere e a non spiegare subito il mio punto di vista, ma ad ascoltare prima quello che stanno dicendo e quello che hanno provato in quel momento. Tutto questo per dire che se anche a te dà fastidio la frase vuoi sempre aver ragione, ti capisco. È una frase che tocca corde profonde, ma questo non vuol dire che tu sia sbagliata o che tu debba smettere di dire quello che pensi. Vuol semplicemente dire che forse c'è un modo più morbido per entrare nelle conversazioni, che può anche renderle più vere. E soprattutto è importante che tu sappia che parlare, discutere, cambiare idea non è una debolezza. Anzi, dimostra tantissimo coraggio e una grandissima forza. E io sinceramente preferisco 1000 volte una conversazione aperta e onesta piuttosto che una perfetta e superficiale. La prossima volta che magari qualcuno ti dice vuoi sempre aver ragione, respira, fai un passo indietro, concentrati perché sennò che vorresti spaccare tutto in quel momento, ma rispondi forse hai ragione, forse spesso voglio aver ragione, ma in questo momento voglio ascoltarti, spiegami. Potrebbe diventare il tuo nuovo hobby, avere delle belle conversazioni. Ne ho fatto in questo video. Ciao!